Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2017, credo, che si chiama Suspicious Partner, che però trovate su YouTube sotto il titolo Love in Trouble. Così, per mettere un po' di pepe alla ricerca. Perché ho guardato questo dramma? Ho guardato questo dramma per via dell'attore principale che io già vidi in The Sound of Magic, drama che non mi aveva convinto più di tanto, se non fosse appunto per la performance di questo attore che io non avevo mai visto e che in un dramma abbastanza, diciamo, disordinato, mettiamola così, invece mi convinse molto. Passiamo alla trama. Allora, il protagonista, l'attore principale che ispirò la visione di questo dramma, è un procuratore, non è un procuratore, è un prosecutor, è un avvocato della pubblica accusa, estremamente ligio al dovere, proprio con una antipatia verso il criminale quasi viscerale. E fa questo lavoro perché il padre a sua volta è stato prosecutor, ovvero avvocato della pubblica accusa, padre che morì in un incidente, in un incendio a casa, cioè entrambi i genitori sono morti in un incendio, lasciandolo quindi orfano e adottato poi da un'amica della madre e dal marito che a sua volta è avvocato e che cerca puntualmente di portarlo nel suo studio legale. La protagonista è anche lei una studentessa di legge ormai laureata che deve fa un po' di praticantato nello studio appunto cioè nello studio, nell'ufficio del protagonista, e quando finalmente deve invece spiccare il volo, cioè entrare nel mondo del lavoro, succede il patatrac. Scopre che il fidanzato le sta mettendo le corna con un'altra tizia dello stesso corso, lo pianta. Il fidanzato manipola un po' la verità dicendo che è stato lui a piantarla perché lei l'ha tradito, quando in realtà le cose sono assolutamente il contrario. Se non che però cosa succede? L'ex fidanzato ormai ubriaco va a casa della protagonista dove viene ucciso. Viene ovviamente incolpata la protagonista che non riesce a fornire un alibi perché in quel momento era fuori casa, c'è stato un blackout, eccetera, eccetera, e nessuno le crede. L'avvocato della pubblica accusa che la deve condannare è proprio il protagonista. Se non che cosa succede? Succede che due cose importanti. Il fidanzato, l'ex fidanzato morto, assassinato, è il figlio del procuratore, ovvero quello che è a capo di tutto il dipartimento della pubblica accusa, che è deciso a tutti i costi a incastrare lei come colpevole. Allora, diciamo che tutti gli indizi sembrano puntare contro di lei, però di fatto cioè, ci sono degli indizi circostanziali che la rendono, diciamo, l'unica imputata, però non danno la certezza matematica della sua colpevolezza. Finché a un certo punto non salta fuori un'arma del delitto proprio nell'appartamento che era già stato esaminato dalla scientifica. E siccome il protagonista è vero che è molto ligio, cioè molto severo nei confronti dei criminali, però non è che li vuole accusare giusto per soddisfare la sua brama di aver ragione, si basa anche sulle prove. E il problema qual è? Che questo coltello, che è l'arma del delitto, che spunta fuori nell'appartamento della protagonista, che sarebbe la prova che serve praticamente per dichiararla colpevole senza appello alcuno, senza altri
senza scampo fondamentalmente, viene ritrovato un paio di giorni dopo che viene rinvenuto un altro coltello da un'altra parte, che anche quello ha tutte le prove, in realtà ha il sangue della vittima, se non mi ricordo male. E quindi il protagonista denuncia questa cosa, di fatto rendendo inutile il ritrovamento del coltello sulla scena del crimine, che è stato piazzato dal padre del morto, vi ricordo procuratore a capo di tutto il reparto della pubblica accusa, che vuole concludere, cioè ha bisogno di un colpevole per chiudere il caso, senza però curarsi che questo colpevole sia colpevole veramente. Ok. Il protagonista, così facendo, rende lei innocente per mancanza di prove. Il problema è che la nomea, cioè ormai la sua reputazione è spacciata, perché tutti la considerano quella che ha ammazzato il figlio di. Nessuno le dà lavoro finché il protagonista apre un suo studio legale, perché nel frattempo anche lui è stato fatto fuori dall'ufficio della pubblica accusa, perché è andato contro il capo, facendogli saltare tutta la pantomima che aveva messo in piedi per riuscire ad accusare la protagonista. E quindi i due si ritrovano a collaborare nella ricerca dell'assassino vero di questo omicidio, che si scoprirà poi essere una persona che è colpevole non solo di questo omicidio, ma di altri. E quindi c'è tutta questa ricerca. In realtà l'identità dell'assassino viene scoperta abbastanza alla svelta. Il problema è dimostrare la sua colpevolezza. Nel frattempo i due protagonisti ovviamente si innamorano, salta fuori però che hanno anche un legame un po' sfortunato, perché il padre di lei, che è morto a sua volta in un incendio, è stato l'accusato dell'omicidio dei genitori di lui. E anche qua però si scopre che questo caso è stato risolto grossolanamente sempre dal capo, dal procuratore distrettuale, possiamo chiamarlo così. Adesso dico questi termini un po' in maniera sommaria perché non so bene la corrispondenza, però il padre dell'ex fidanzato della protagonista, nonché capo di tutto l'ufficio della pubblica accusa, che è coinvolto anche nel caso chiamiamolo serial killer. In realtà questo cattivo, questo killer che va in giro ad ammazzare la gente, lo sta facendo per vendetta. Se non che verso la fine c'è un plot twist che io sinceramente non mi aspettavo e che mi è piaciuto, e che rende comunque la trama ancora più frizzante. C'è lieto fine, loro due alla fine si spiegano dopo una mollatura che non ha senso, perché no, mio padre ha ucciso i tuoi, allora non possiamo stare insieme perché non si sa. No, ma a me non interessa, ci giriamo intorno un po' finché a un certo punto decidono di risolvere le cose e appunto procedere verso il lieto fine. Allora, cosa c'è da dire? La trama è scritta molto bene, sono sincera. È scritta molto bene, i personaggi sono tratteggiati molto bene. Lui si conferma il bravo attore che mi era sembrato la prima volta che l'ho visto, proprio ha un'espressività a livello proprio degli occhi che rende le emozioni che vuole esprimere veramente molto d'impatto. Lei pure è molto brava, non è una che si piange addosso, proprio anche come personaggio femminile è scritto bene.
non si piange addosso, a volte un po' l'elane perché sembra proprio che non riesca a fare o col bicchiere, però sono diciamo degli inceppi momentanei, ecco, perché nel complesso il suo personaggio comunque è molto gradevole, non è la classica damigella in difficoltà che non sa da che parte girarsi, ha una grande empatia, probabilmente è molto meno cinica anche di lui. E però questa cosa, se da una parte la porta a volte a sbagliarsi nella prima impressione che ha delle persone, dall'altra la rende anche molto più umana. E anche il cast di contorno è molto, proprio pennellato bene. Tra questi è il migliore amico di lui, ovvero l'ex migliore amico, perché i due protagonisti hanno in comune un'altra cosa: entrambi hanno ricevuto un gigantesco paio di corna dai rispettivi partner. Il protagonista, che aveva questa fidanzata, ha sorpreso la fidanzata, diciamo, in atteggiamenti equivoci col migliore amico. Migliore amico che è sempre stato innamorato di lei, però quando lei ha scelto quell'altro si è fatto un po' da parte, finché c'è stato questo scivolone che di fatto non è stato un vero e proprio tradimento, perché i due si sono fermati subito, però sono stati scoperti nel momento successivo a questo facciamo imbranamento momentaneo. Di fatto questo amico, che è anche lui un avvocato molto bravo, ripeto, è sempre stato innamorato di questa tizia, però ovviamente questa circostanza ha raffreddato molto i rapporti fra i tre, per ovvie ragioni, che prima del fattaccio erano super amici, super legati. Di fatto questo migliore amico non ha mai rinunciato a cercare di ricucire le cose col protagonista e maschera comunque questo suo dolore interiore con questa facciata da lelo, perché si vede che ride proprio anche nei momenti meno opportuni, ma è proprio un atteggiamento, una messa in scena che lui porta avanti per non per diciamo venire un po' a patti con la realtà. Di fatto poi ritorna anche l'ex sulla scena e i due si vede che alla fine riusciranno a intrecciare un rapporto. Dicevo, lui, questo attore, mi ha molto sorpreso perché io già lo vidi in So I Married an Anti-Fan e io l'avevo detestato in quel drama, proprio prima di vedere questo drama, Suspicious Partner. Se voi mi aveste chiesto qual è un attore coreano che proprio non vi piace, avrei fatto il suo nome. E invece qua mi ha convinto perché comunque è una parte pensata molto bene, c'è molto comunque articolata, perché ripeto, c'è questo atteggiamento di facciata che nasconde un grande dolore interiore. E lui è molto bravo a renderlo. Lui poi intreccia anche un rapporto di amicizia con la protagonista, con cui praticamente si scambiano le varie paturnie sulle situazioni sentimentali e ripeto, mi ha convinto e mi sono ricreduta, ecco, sul suo conto. Devo dire anche un'altra cosa. Allora, gli episodi sarebbero 40 da mezz'ora, quindi se consideriamo la durata standard, cioè l'ora, ora e qualcosa, sarebbero 20 episodi. Attorno all'episodio 30, quindi cos'è il 15, se consideriamo un'ora di durata per ciascun episodio, però vabbè, consideriamo i 40 episodi da mezz'ora. Attorno all'episodio 30 io personalmente ho avuto un attimino di una battuta d'arresto, perché è il momento in cui la trama principale, ovvero quella che è stata portata avanti fino a quel momento come trama principale, ovvero la ricerca delle prove che possano incastrare il killer, di cui tutti ormai sanno l'identità, deve convergere nel dramma del passato. Dramma del passato che viene proposto, è stato accennato
qua e là durante i 30 episodi precedenti, però in questo momento diciamo deve salire un po' alla ribalta e viene fatto salire alla ribalta attraverso il caso di un ragazzino che assiste a un omicidio e quindi dovrebbe testimoniare per incastrare il colpevole. Situazione che va di fatto a ricalcare quello che è successo al protagonista, perché il protagonista ha visto una persona sul luogo dell'incendio in cui sono morti i genitori, però poi è stato, tra virgolette, manipolato dalla pubblica accusa dell'epoca, che altri non era che il capo adesso della divisione appunto degli avvocati della pubblica accusa, ovvero il padre del defunto ex fidanzato della protagonista, che gli ha presentato una foto e gli ha detto: questo è il colpevole, questa è la persona che ha ucciso i tuoi genitori. Il bambino, a causa un po' anche del trauma della perdita, dell'incidente e un po' magari anche della soggezione di questa persona adulta che gli sta dicendo: guarda che le cose sono andate così perché questa colpevolezza, la colpevolezza di questa persona fondamentalmente chiuderebbe tanti cerchi che le danno noia, cede a questa cosa e alla fine va a finire di dichiarare il falso. Il protagonista si rivede in questa cosa e in una scena successiva a questo caso recupera invece la memoria di come sono effettivamente andati i fatti, ovvero la persona colpevole era ovviamente il padre la persona presunta colpevole era ovviamente il padre della protagonista. Lui invece si ricorda che il padre della protagonista di fatto ha portato lui in salvo dall'incendio e è entrato poi per cercare di salvare anche i suoi genitori, però non è riuscito e quindi è morto in quello stesso incendio insieme ai genitori. L'incendio poi probabilmente si scopre era un incendio accidentale, quindi non c'è stato un tentato omicidio, cioè non un tentato omicidio perché in realtà loro sono morti, non c'è stato dolo, ecco, nello scoppio di questo incendio, ma è stato un incidente in cui poi i genitori appunto di lui e il padre di lei sono diventati delle vittime. Ecco, questa convergenza delle due trame, secondo me, non so, ripeto, potrebbe essere è stato un mio momento di difficoltà personale più che un vero e proprio problema di convergenza della trama. L'ho trovato un po' poco fluido, ecco, sinceramente. Però poi la cosa diciamo, rimette in pista verso la conclusione. Mi è piaciuto anche il fil rouge delle responsabilità, perché di fatto questo dramma ha due colpevoli. Un colpevole, un antagonista che in apparenza non lo è, ma di fatto è responsabile di gran parte delle cose che succedono, e l'antagonista, diciamo, palese, ok? Che avrebbe, tra virgolette, un motivo per fare quello che fa, non che giustifichi ovviamente il fatto che questo qua faccia fuori gente a destra e a sinistra, anche perché lui sta punendo, fra virgolette, i colpevoli di un misfatto del suo passato, ma non esita anche a eliminare persone che si parano sul suo cammino. Ed è il caso del figlio del procuratore, perché l'assassino di fatto non voleva far fuori lui, ma voleva fare fuori la protagonista, perché pensa che lei l'abbia visto mentre stava nascondendo tipo dei corpi. Invece la protagonista, che in quel momento non porta gli occhiali, non riesce a vedere di là da un palmo del suo naso, e quindi non ha la più pallida idea di quello che stia succedendo. Si trova, diciamo, fortuitamente sulla strada dell'assassino, però questo ovviamente l'assassino non lo sa, lo scopre poi. Incontra quest'altro tizio ex fidanzato, se lo trova davanti e quindi per cancellare le sue tracce lo fa fuori nell'appartamento di lei. Però bello, lo trovate su YouTube, ve l'ho già detto, e io sinceramente ve lo consiglio proprio perché la trama comunque è molto coesa e molto solida. Ogni personaggio ha una sua
individualità molto peculiare, molto ben delineata ed è recitato bene. Mi piace anche il fatto che le donne, nonostante siano contrapposte, riescano a trovare un modo per creare fra di loro, dopo le varie vicissitudini a cui ciascuna va incontro, riescano a trovare comunque un modo di diventare amiche. L'ho trovato, ripeto, molto scorrevole, molto ben recitato e quindi per me sì. Suspicious Partner, ve lo consiglio. Bene, direi che vi posso fermare anche per oggi. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!